Cos'è la tarologia co-creativa? C'è una domanda che mi accompagna da molti anni, una domanda che nel tempo ha trasformato completamente il mio modo di vivere i tarocchi. Quando ci avviciniamo agli arcani, quasi sempre chiediamo che cosa accadrà? È una domanda umanissima. Abbiamo paura, abbiamo speranza. Vorremmo sapere se quella persona tornerà, se troveremo il lavoro, se recupereremo il lavoro, se un progetto si realizzerà, se quella sofferenza finirà. Per anni io ho fatto la stessa cosa. Ho osservato questo bisogno, ho servito questo bisogno. Però poi lentamente qualche cosa dentro di me ha iniziato a cambiare. Ho compreso che i tarocchi non erano nati per rendere l'essere umano dipendente dal futuro. Erano nati per risvegliarlo. Ed è stato allora, solo allora, che passo dopo passo è maturata quella che oggi chiamo tarologia co-creativa, che non è una tarologia che cerca di controllare il destino, è una tarologia che insegna a cooperare con il destino. Perché nella visione sciamanica, nella psicologia immaginale di Hillman, nella sapienza degli antichi, ogni evento è un messaggero, ogni emozione, ogni incontro, ogni perdita, ogni gioia, ogni crisi è uno spirito che viene a visitarci. Gli antichi li chiamavano gli dei, la psicologia li chiama archetipi, sono la stessa cosa, cioè il loro compito è lo stesso. E qual è questo compito? Farci diventare più vivi, autentici, farci essere veramente. Allora per questo motivo davanti ai tarocchi oggi non mi faccio più la domanda che cosa mi accadrà? Ma faccio una domanda diversa. Faccio una domanda che cambia completamente la prospettiva. Come posso cooperare con quello che la vita, il mio daimon, la mia anima, il mio amante mistico, il mio vero sé desidera realizzare attraverso di me? La sentite la differenza qual è? Allora, nella prima domanda aspettiamo. Nella prima domanda rimaniamo in balia di un domani che speriamo ci renda felici prima o poi. Nella seconda domanda invece partecipiamo. Nella seconda domanda diveniamo co-creatori della nostra relazione con il destino. Ed è proprio qui che sento nascere una riflessione molto importante. Allora, in alcuni modi di vivere la tarologia, il rischio è proprio quello di rimanere continuamente in attesa di una risposta dall'esterno. Cioè si torna a chiedere, si torna a consultare, si aspetta che qualcuno ci dica cosa accadrà e poi senza accorgerci che succede? Che dimentichiamo proprio che il nostro compito non è soltanto conoscere il futuro, ma partecipare alla sua nascita. Tu hai diritto all'azione, diceva Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Cioè tu devi vivere, cioè co-creare, questa è la vera vita. Sei tu, io piccolo, il piccolo io, che deve co-creare con l'io grande, che è il sé, il daimon, l'amante mistico. Tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. E allora, quando noi vogliamo realizzare qualcosa, tu hai diritto all'azione ma non ai frutti dell'azione, sembra una contraddizione in termini per la mente razionale. Perché la mente dice, scusa, se io faccio quella cosa voglio ottenere quella cosa. No, c'è una sostanziale differenza. Quella cosa che stai facendo ti piace?
tu hai diritto all'azione. Quando agisci per amore, cioè quella cosa mi piace, quell'azione che sto facendo, allora l'amore ripaga sempre, perché tu agendo per amore, cioè mi piace quella cosa che sto facendo, stai agendo per fede e la fede negli eventi ripaga sempre. Non il controllo, agiamo per il controllo di quell'obiettivo, perché come sappiamo bene, quando agisci per controllo, gli dei, gli archetipi ti asfaltano. Allora, ed è per questo motivo che ho sentito il bisogno fortissimo di percorrere una strada diversa. Cioè io non desidero creare persone che dipendano dalle mie letture. Io desidero accompagnare esseri umani che imparino giorno dopo giorno a fidarsi della propria relazione con gli dei, con il proprio daimon e con la vita. Per me la vera libertà nasce quando smettiamo di consegnare il nostro potere all'attesa, quando smettiamo di vivere come spettatori di un destino che sembra deciso da altri, quando ci assumiamo la responsabilità del modo in cui incontriamo ogni evento che ci accade. È proprio questo il momento in cui simbolicamente moriamo. Muore la parte di noi che vuole controllare tutto, il piccolo io, l'ego. Muore la parte che pretende di sapere prima. Muore l'illusione che la felicità dipenda da ciò che il futuro farà o non farà. Ma fuori non esiste nessuno. È il tuo io grande, il sé, l'amante mistico, il daimon, il Dio amore, chiamiamolo come vogliamo. Il Dio amore come nel mito di amore psiche che ti chiama a certi eventi, cioè sei sempre tu. Il tu grande però, l'io grande. Ed è proprio lì che nasce la seconda vita. La vita di cui parlano gli antichi, la vita del mago, non il mago che domina il mondo con il controllo e l'ego, che poi puntualmente viene asfaltato. Ma il mago che coopera con il mistero, che riconosce negli eventi gli dei che lo stanno iniziando, che trasforma ogni incontro in un atto creativo. E allora da quel momento non siamo più spettatori infelici di un destino avverso. Diventiamo partecipanti della nostra esistenza, co-creatori della relazione che intrecciamo con la vita. Ed è questa per me la vera magia dei tarocchi. Non predire il domani, ma partire da ciò che i tarocchi raccontano, imparare ad abitare pienamente il presente, perché è nel presente che il destino continua a nascere. È come ti relazioni agli eventi adesso che il destino può fiorire e smetti di subirlo. Allora c'è una frase che mi ritorna sempre, fortissima, di Goethe, che io amo profondamente, e dice: finché non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su questa terra oscura. Ma che cos'è questa morte? È la morte dell'illusione. È la morte di quella parte di noi che vuole controllare tutto, che pretende di sapere, che vuole evitare il dolore, che cerca continuamente di piegare la vita ai propri desideri. Allora tutte le religioni e tradizioni dei popoli ce lo dicono da secoli. Gesù stesso con il simbolismo della croce lo insegna. Muoio nella mente razionale, muore la mente che domina i sensi e risorge nella coscienza, cioè risorge nella persona che non si identifica più nella mente razionale, ma in quella più vasta, nella mente poetica, nella mente trascendente. E si crea la persona che è capace di co-creare la vita con l'invisibile. Quindi la morte è quella della mente razionale quando dimentica che esiste un'intelligenza più grande. È Minosse che trattiene il toro bianco. È il nostro ego che vuole possedere ciò che appartiene agli dei. Cioè quando vuole avere un controllo sulle forze della natura, quando vuole avere un controllo sugli eventi. È la morte di quella parte lì.
Ma quando questa parte di noi comincia ad arrendersi, succede qualcosa di straordinario. Nasce una seconda vita. Gli antichi parlano sempre di una seconda nascita, non perché diventiamo qualcun altro, ma perché finalmente diventiamo ciò che siamo sempre stati. Non viviamo più contro il destino, viviamo con il destino. Le emozioni smettono di essere nemiche, diventano maestre. Gli eventi smettono di essere punizioni, diventano iniziatori. Le crisi smettono di essere errori, diventano porte. E allora comprendiamo qualcosa di meraviglioso. La terra non era oscura, erano i nostri occhi a esserlo. Quando impariamo a cooperare con gli dèi, la vita continua a portarci prove, cambiamenti e trasformazioni, ma noi non siamo più gli stessi di prima. Abbiamo imparato a dialogare con ciò che accade, abbiamo imparato a chiederci che cosa desidera insegnarmi questo evento. E in quel momento il destino smette di essere una prigione, diventa una relazione. Ed è questo che negli anni ho desiderato offrire attraverso Tarot Antique. Non un luogo dove qualcuno ti dice che cosa succederà e basta, ma uno spazio dove impari a partecipare alla tua stessa esistenza. Perché io credo che profondamente la parte più bella, la grande forma di libertà, cioè non è cambiare il destino, è cambiare il modo in cui tu abiti il tuo destino. Quando cambia la nostra relazione con gli eventi, cambia anche la qualità della nostra vita, perché cambiano gli effetti di ciò che era già previsto e quindi automaticamente cambia il frutto del tuo destino. Questa per me è la tarologia co-creativa. Non predire e basta, ma partecipare, non controllare, cooperare, non chiedere alla vita di fare quello che vogliamo per dominarla sotto l'egida del potere e del controllo, ma diventare disponibili a realizzare ciò che la vita, cioè il tuo sé superiore, cioè la tua anima, cioè il tuo daimon, sogna attraverso di noi. Ed è proprio questo il significato più profondo della parola destino. Non qualcosa che ci viene imposto, ma un dialogo d'amore tra la nostra anima e il mistero, un dialogo profondo tra la nostra anima e il Dio amore. Quando ho iniziato a guardare il destino con occhi nuovi, qualcosa dentro di me si è trasformato per sempre. Ho capito che per tutta la vita avevo cercato di risolvere una domanda che non era quella giusta. La domanda non era come posso evitare ciò che mi accade. La domanda era come posso diventare colui o colei che è capace di incontrare ciò che mi accade. Come? Non possiamo fermare il cambiamento, non possiamo controllare ogni incontro, non possiamo scegliere ogni porta che si apre davanti a noi, ma possiamo scegliere il modo in cui attraversarla. Ed è qui che gli antichi ci consegnano una saggezza immensa. Per gli antichi il mondo era vivo, la natura era viva, il cosmo era vivo, ogni cosa aveva un'anima, ogni cosa poteva essere un messaggero. E questa visione è molto vicina a quello che James Hillman chiamava il mondo immaginale, un mondo dove le immagini, i miti e gli archetipi non sono fantasie, sono forme attraverso cui la vita parla alla nostra anima. E allora ho iniziato a comprendere che gli dei non erano lontani, non erano figure appartenenti ai racconti antichi. Gli dei continuano a manifestarsi, sono dentro le nostre emozioni, sono negli incontri che cambiano la nostra vita, sono nelle crisi che ci obbligano a trasformarci, sono nelle parti di noi che vorremmo eliminare, ma che stanno chiedendo soltanto di essere ascoltate per liberare tutta la loro potenza.
la rabbia, la paura, la tristezza, la perdita, la rinascita. Tutto può diventare una soglia, tutto può diventare un'iniziazione. Non esiste un destino migliore o peggiore, ma ognuno deve compiere il proprio destino, come diceva Adler. E questa frase contiene una grande liberazione, perché significa che non siamo qui per vivere una vita diversa dalla nostra, non siamo qui per fuggire dalla nostra storia, siamo qui per trasformare la nostra storia in un'opera d'arte, creativa, co-creativa. Il destino non è una gabbia, è materia prima. Come un artista che riceve un pezzo di marmo e dentro quel marmo riconosce una forma ancora nascosta. Così anche noi riceviamo eventi, riceviamo emozioni, riceviamo incontri e il nostro compito mica è distruggere la pietra, è scolpire e collaborare con ciò che ci viene offerto. Ed è qui che comprendiamo la differenza tra subire il destino e cooperare con il destino. Chi subisce il proprio destino dice: ma perché proprio a me? Chi coopera con il proprio destino invece dice: che cosa desidera nascere attraverso di me? E questa domanda cambia tutto, perché restituisce all'essere umano il suo potere creativo. Non il potere di controllare la vita, ma il potere di partecipare alla vita. E questa è la grande differenza, capite? Il controllo nasce dalla paura, la cooperazione nasce dalla fiducia. Il controllo vuole piegare il mondo, la cooperazione vuole entrare in dialogo con il mondo. E questo passaggio è la vera morte simbolica per la mente razionale. Perché dobbiamo lasciare morire una parte di noi, la parte che credeva di poter essere felice soltanto quando tutto sarebbe andato secondo i nostri piani, la parte che confondeva la sicurezza con il controllo, la parte che voleva conoscere il finale prima ancora di vivere la storia. Ma ogni grande trasformazione nasce da una morte. Gesù stesso ce l'ha insegnato nella nostra tradizione cristiana. Gli antichi lo sapevano da sempre. Ogni iniziazione richiede un passaggio, un attraversamento, una discesa negli inferi, il cosiddetto descensus ad inferos, perché solo ciò che è disposto a morire può rinascere. C'è un mito antico che racconta in modo bellissimo, straordinario questa verità. È il mito di Acrisio, il re di Argo e nonno di Perseo. Ve ne ho parlato tante volte. Allora Acrisio ricevette una profezia terribile. Gli fu annunciato che sarebbe stato ucciso dal figlio di sua figlia. In quel momento accade qualcosa che ancora oggi dentro il cuore umano accade. Cioè, Acrisio non volle incontrare questo destino. Acrisio iniziò una guerra contro il destino. La sua paura più grande divenne proprio la più grande delle sue atroci sofferenze. E così fece quello che molti esseri umani fanno quando incontrano qualcosa che li spaventa. Cosa fece? Cercò di controllare e pensò: se impedirò che questo evento accada, sarò salvo. E che fece? E imprigionò sua figlia Danae, cercò di impedire in tutti i modi che potesse avere quel figlio annunciato dalla profezia. Però c'è una legge misteriosa della vita, perché quello che cerchiamo disperatamente di evitare diventa il centro della nostra esistenza, perché quando ci opponiamo contro qualcosa, quella cosa continua ad abitare la nostra mente, ad ossessionarci, abita il nostro cuore, la nostra energia. Acrisio non era più libero. La sua vita non era più guidata dall'amore, dalla bellezza, dalla possibilità, no.
era guidata dalla paura. E questa è una delle più grandi illusioni dell'essere umano, cioè credere che controllare ogni cosa significhi essere liberi. Ma il controllo è solo una prigione costruita con le nostre stesse mani. Il mito racconta che nonostante tutti i tentativi che fece Acrisio, Perseo nacque comunque. E quel bambino, destinato a cambiare la sua storia, venne al mondo. Perché ci sono movimenti della vita che non possiamo fermare, ci sono semi che devono germogliare, ci sono incontri che appartengono al grande disegno dell'anima. Ed è qui che possiamo fermarci e guardarci dentro. Allora ti chiedo, quante volte anche tu hai fatto come Acrisio? Io per prima, Cioè, quante volte abbiamo consumato energie cercando di evitare qualche cosa? Cercando di evitare magari un cambiamento, cercando di evitare magari una perdita, cercando di evitare una conversazione, una trasformazione, cercando di evitare un'emozione. Cioè, quante volte hai pensato, se riesco a controllare tutto, allora finalmente sarò tranquillo? Quante volte? Ma la tranquillità che nasce dal controllo è fragilissima, è illusoria, perché ha sempre bisogno di difendersi da qualcosa. Invece la pace che nasce dalla fiducia nell'evento è l'opposto. Non nasce dal sapere tutto, nasce dal sapere di poter incontrare tutto, nasce dal sapere di poter co-creare con tutto. E questa è una delle più grandi scoperte dello yoga sciamanico. Non diventiamo potenti quando eliminiamo quello che ci fa paura. Diveniamo potenti quando impariamo ad allearci con ciò che ci arriva, qualsiasi cosa sia. Quando impariamo ad ascoltare gli dei che bussano alla nostra porta. Il destino non deve essere sconfitto, deve essere incontrato. Il dramma di Acrisio non fu il fatto che Perseo divenne colui che avrebbe causato la sua morte, cioè il dramma più profondo fu un altro, che Acrisio perse la possibilità di vivere pienamente il tempo che aveva ricevuto. Acrisio avrebbe potuto avere una vita stupenda, avrebbe potuto amare il nipote, avrebbe potuto godere del suo regno, vivere nella gioia. No! E invece passò la sua intera vita cercando di evitare un momento futuro. Passò la sua intera vita odiando il nipote. Visse una vita nel terrore, nell'inferno. Dimenticò di vivere il presente. E questo è il grande inganno della paura. La paura ci promette protezione, no? Ma invece ti sottrae la vita. Cioè Ilma diceva: ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito e si riscatta, cioè si libera, guardando il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. E quindi il mito ci chiede: chi diventiamo mentre incontriamo quello che la vita ci porta? Perché il destino non si misura soltanto dagli eventi che accadono, ma si misura dalla coscienza con cui tu li attraversi. E qua nasce la magia, mi spiego. Non cambiare il disegno della vita, ma cambiare il nostro rapporto con il disegno della vita. Perché quando smettiamo di combattere gli dèi, iniziamo finalmente a camminare con loro. C'è un altro mito che per me è contiene proprio una di quelle immagini più potenti del nostro rapporto con il destino. È il mito di Minosse del toro bianco. Migliaia di voi ormai lo conoscono benissimo, quante volte ne parlo. Minosse è il primo uomo che infranse il patto uomo-natura. Minosse era un grande re, un uomo potentissimo, però voleva più potere. E allora un giorno si recò da Poseidone e gli chiese: senti, io voglio più potere.
E Poseidone gli disse: ma io mica ti posso dare il potere, però te lo posso far provare. Però poi me lo dovrai restituire a mezzo di un sacrificio rituale, come segno di riconoscenza e di alleanza tra il nostro mondo e il vostro, tra umano e divino. Allora Minosse disse: sì, te lo restituisco. Allora quel toro non era semplicemente un animale, era un simbolo, era un dono sacro, era qualcosa che non apparteneva a Minosse, era qualcosa che gli era stato affidato. Ma davanti alla bellezza, alla potenza di quel toro, di quel dono, accade qualcosa che conosciamo molto bene anche noi esseri umani oggi. Minosse voleva trattenerselo e disse: no, questo è troppo prezioso per essere restituito. E non lo restituì. Allora fece infuriare tutti gli dei. E in quel momento Minosse spezzò un patto, il patto antico tra l'uomo e il mistero. Uomo-natura. Il patto che dice: ciò che ricevo dalla vita non è soltanto mio, è qualcosa che attraverso di me deve continuare il suo viaggio. Allora quante volte riceviamo un dono dalla vita e invece di ringraziare, invece di viverlo proprio come un dono, cerchiamo di possederlo? Può essere una relazione che cerchiamo di possedere, può essere un talento, può essere un successo, può essere un'immagine di noi stessi, può essere un ruolo. Cioè, quante volte diciamo: no, questo è mio, devo proteggerlo, devo controllarlo, non posso perderlo. E senza accorgercene trasformiamo il dono in una prigione, attaccamento. Perché quello che non viene offerto, quello che non viene fatto circolare, lentamente perde la sua natura sacra. E gli antichi conoscevano profondamente il significato dell'offerta. Il sacrificio, nel suo senso originario, non era punizione, era una trasformazione. La parola latina sacrum facere significa proprio rendere sacro, fare sacro, cioè restituire al mistero ciò che il mistero ci ha affidato. Ma non perché gli dei abbiano bisogno di qualcosa da noi, perché noi abbiamo bisogno di ricordare che non siamo i proprietari assoluti della nostra vita, siamo partecipanti, siamo custodi, siamo parte di un movimento più grande. Ed è qui che comprendiamo una verità profondissima. La libertà non nasce dal trattenere, nasce dal saper darsi, dal saper offrire. Il toro bianco rappresenta quella parte luminosa della vita che arriva a te, attraversa te, ma non appartiene solo a te. È il nostro talento, è il nostro amore, è la nostra creatività, è la nostra energia, è la nostra stessa esistenza. Allora quando diciamo lo offro, mica significa perdere. Significa entrare nel flusso, significa riconoscere che quello che doniamo al mondo ritorna trasformato e potenziato. E Minosse voleva possedere il dono degli dei e proprio quella pretesa generò devastazione e squilibrio. Perché ogni volta che l'essere umano cerca di sostituirsi agli dei, al mistero, crea sofferenza. Ma non perché venga punito, ma perché si allontana dalla relazione con il sacro. Questa relazione con il sacro significa, come direbbe Hillman, il fare anima. Ed è questo il punto che ha cambiato profondamente il mio modo di vedere il destino. Non siamo qui per comandare gli dei.
Non siamo qui per piegare la vita ai nostri desideri piccoli, limitati, pregni di paura e condizionamenti. Siamo qui per entrare in alleanza con il nostro destino e realizzare desideri molto più grandi, quelli dell'anima, i soli che contengono il vero piacere, godimento. Perché quando i sogni della mente si infrangono con qualcosa che crolla giù, immagino la torre, allora quello è il momento più grande dove noi possiamo cooperare con le nostre emozioni ctonie, il descensus ad inferus, e far emergere i veri sogni dell'anima, quelli che danno il piacere imperituro. E allora la domanda non è più come posso ottenere quello che voglio, ma è che cosa mi è stato già affidato e come posso offrirlo al mondo. Questa è la domanda del mago. Questa è la domanda dell'essere umano che si risveglia. Questa è la domanda per realizzare i veri desideri. Perché il vero potere non è possedere. Il vero potere è co-creare, partecipare alla creazione coscientemente, attivamente. Il vero potere è sapere che ogni dono ricevuto porta con sé una responsabilità sacra. Il vero potere è guardare la vita e dire: ti riconosco, accolgo ciò che mi offri, ho fede in te. E così restituisco ciò che attraverso di me desidera continuare a espandersi. Lo posso fare solo in questo modo. E questo è il patto con gli dèi. E allo stesso tempo è questo proprio il passaggio più difficile per la mente umana. Cioè lasciare andare l'illusione di essere il creatore assoluto della propria vita, per scoprire la gioia immensa di essere un co-creatore. E allora, dopo tutto questo viaggio nei miei inferi, nella mia coscienza, sono tornata agli arcani con occhi nuovi, portando sacro rispetto per quello che veramente ci volevano donare. Ho compreso che il problema non era mai stato lì, nei tarocchi, ma il problema era il modo in cui noi ci avviciniamo ai tarocchi, perché una stessa immagine può essere vissuta in modi completamente diversi, in due modi completamente diversi. Una stessa immagine dei tarocchi, quello che ci dicono, può diventare o una risposta che cerchiamo fuori da noi, oppure può diventare una domanda che apre uno spazio sacro dentro di noi. Ed è stato qui che ho iniziato a vedere gli arcani in modo completamente nuovo. Non come strumenti per prevedere una realtà già scritta sulla pietra, ma come porte verso il nostro mondo interiore, attraverso cui quello che è già previsto a livello karmico per noi e che gli arcani ci comunicano possa finalmente prendere una nuova ed emozionante direzione. Delle porte verso gli archetipi, porte verso quella parte più profonda di noi che conosce già il cammino, anche e soprattutto quando la nostra mente ancora non lo comprende. Perché gli arcani non ci dicono semplicemente accadrà questo, no, ci invitano a chiederci: ma chi sto diventando io attraverso quello che sto vivendo? E questa è una differenza enorme. Perché nella prima visione noi siamo spettatori passivi. Aspettiamo che il destino venga verso di noi, che il futuro venga verso di noi in modo passivo, vittimistico. Nella seconda parte invece diventiamo partecipanti. Entriamo in relazione con il futuro che stiamo contribuendo a creare. Ed è da questa intuizione che è nata la tarologia co-creativa. Non come un modo per sostituire il mistero, ma come un modo per incontrare veramente il mistero.
La parola co-creare ha una verità profondissima, significa riconoscere che nella vita esistono due movimenti. C'è il nostro desiderio, la nostra volontà, la nostra scelta, ma esiste anche qualcosa di più grande che è un'intelligenza della vita, il daimon, come lo chiamavano gli antichi, il sé superiore, quella voce sottile che ci accompagna sempre. È quella stessa forza che spesso ci conduce verso strade che la nostra mente non avrebbe scelto, non potrebbe comprendere. Ecco, co-creare significa entrare in un dialogo tra questi due movimenti, assumersi la responsabilità divina delle immagini che ci accadono, degli eventi che viviamo e co-creare con essi. Cioè la vera differenza sta qui. La vittima, non sentendosi una responsabilità divina di ciò che gli accade, non può mai cambiare il corso delle cose. Il mago invece, colui che invece entra in relazione con le immagini che gli accadono, si sente responsabile delle proprie immagini e allora può cambiare il corso delle cose, cambia gli effetti del suo destino. La creazione, come vi ho spiegato già tante volte, è una danza. È l'unione erotica, cioè procreativa, fra umano e divino, fra visibile e invisibile. E ciò che sottende a questa creazione è la gioia. Sat, Chit, Ananda. L'esistenza è gioia, la creazione avviene nella gioia, nel piacere. E questo simbolismo noi lo ritroviamo anche nella dimensione umana, nella creazione fra uomo e donna, dalla cui unione si creano bambini. Quando si raggiunge l'orgasmo, l'apice del piacere, si crea. La creazione è una relazione, è un incontro d'amore continuo. E allora una lettura dei tarocchi cambia completamente. Non è più dimmi cosa succederà, ma diventa mostrami quale forza, quale Dio, quale archetipo sta bussando alla mia porta. Mostrami quale parte di me desidera essere riconosciuta. Mostrami quale alleato può accompagnarmi. Mostrami quale resistenza desidera trasformarsi in forza. Questa è la domanda che nessuno aveva mai fatto ai tarocchi. Non quale futuro mi aspetta, ma come posso partecipare alla nascita del mio futuro sulla base di ciò che mi aspetta? Il futuro non è soltanto qualcosa che arriva, è qualcosa che nasce dalla relazione che abbiamo con il presente, con le forze che ci sono adesso, perché tutto accade adesso, tutto accade adesso. Allora il passato è la pura possibilità di pacificare, perdonare. Il futuro è la pura possibilità di creare, ma tutto accade adesso, sta accadendo adesso. Tu adesso puoi pacificare il passato e creare il futuro. Ogni nostra scelta, ogni nostro gesto, ogni modo in cui attraversiamo un'emozione, ogni volta che scegliamo l'amore invece della paura, ogni volta che ascoltiamo un evento invece di combatterlo, tutto questo è un atto creativo. È qui che ritorna il senso profondo dello sciamanesimo. Lo sciamano non è colui che controlla gli spiriti, è colui che sa entrare in relazione con gli spiriti. Lo sciamano non ordina la natura, lo sciamano ascolta la natura. Lo sciamano non combatte il mistero, cammina con il mistero. Ed è questa la stessa relazione che possiamo creare con gli arcani, con i tarocchi. Ogni carta diventa un essere con cui dialogare, un'immagine viva, un maestro, un alleato. Il matto, per esempio, non è solo un inizio, è lo spirito che ci invita al salto. La morte non è una fine, è il Dio della trasformazione, è la crisalide che diventa farfalla.
La torre non è una punizione, è la liberazione di ciò che non può più contenere la nostra infinita espansione. Gli arcani non vengono a dirci cosa dobbiamo temere, vengono a mostrarci dove possiamo espanderci. E questa è la responsabilità più grande di chi entra in relazione con loro, cioè con gli arcani. Non consegnare il proprio potere ai tarocchi, ma recuperarlo grazie ai tarocchi. Non diventare dipendenti dalla risposta, ma diventare capaci di ascoltare, perché il vero maestro non è colui che crea seguaci, è colui che accompagna altri esseri umani verso la propria sovranità interiore. Ed è proprio questo il motivo per cui oggi non desidero creare delle persone che abbiano bisogno dei tarocchi per ogni scelta. Desidero creare persone che imparino a dialogare con la propria anima, persone che sappiano riconoscere gli dei quando bussano alla porta, persone che sappiano guardare un evento e chiedersi qual è il dono nascosto che porta con sé questo evento. Perché quando impariamo questa lingua, la vita intera diventa un oracolo vivente. E noi non siamo più coloro che aspettano una risposta. Diventiamo coloro che impariamo ad ascoltare. E forse alla fine di questo viaggio, allora possiamo tornare alla domanda da cui tutto è iniziato. Che cosa accadrà? Questa non è una domanda sbagliata, è una domanda umana, giusta, antica, che nasce da una parte di noi che desidera proprio sentirsi al sicuro. Però oggi a questa domanda possiamo aggiungerne una più grande. Una domanda che non nasce più dalla paura, nasce dalla fiducia. La domanda è: chi posso diventare attraverso ciò che la vita mi sta offrendo? Chi? Perché il destino non è soltanto qualche cosa che ci viene incontro, è una relazione, è un dialogo, è un incontro tra ciò che la vita porta e quello che noi scegliamo di diventare. Gli antichi chiamavano questo rapporto con il mistero in tantissimi modi. Parlavano degli dei, parlavano di destino, parlavano della Dea Ananke, che è la forza inevitabile che attraversa tutte le cose. Ma forse la grande saggezza non era cercare di sconfiggere il destino, era imparare a danzare con il proprio destino. Perché la vita non ci chiede di avere tutto sotto controllo, ci chiede presenza, ci chiede ascolto, ci chiede il coraggio di attraversare le soglie. La tarologia co-creativa nasce da questa visione, nasce dall'idea che gli arcani non siano delle finestre per guardare un futuro immobile, ma che siano degli specchi sacri, sono immagini vive che ci aiutano a incontrare il nostro presente con maggiore consapevolezza, perché ogni carta è una porta, ogni simbolo è una domanda, ogni archetipo è un alleato. E quando entriamo in relazione con gli arcani non chiediamo più semplicemente dimmi cosa mi succederà, chiediamo come posso incontrare quello che mi arriva, quale parte di me desidera nascere, quale dono è nascosto dentro questa esperienza, quale spirito alleato cammina con me. Ed è proprio questa la differenza tra delegare il proprio potere e risvegliarlo. Perché? Perché una pratica spirituale vera, autentica, non crea dipendenza, crea libertà. Non crea persone che cercano continuamente una risposta fuori di sé. Crea degli esseri umani capaci di ascoltare la propria anima. Il vero viaggio non è verso qualcuno che conosce il tuo destino. Il vero viaggio è verso quella parte di te che sa dialogare e co-creare con il proprio destino.
E allora gli arcani diventano straordinari compagni di viaggio, non padroni della nostra vita, non giudici, non profeti da cui dipendere, ma maestri simbolici che ci ricordano una verità dimenticata. Che la vita sta sempre parlando. La vita parla sempre, attraverso un incontro che fai, attraverso un'emozione che arriva, attraverso un ostacolo, attraverso una perdita, attraverso una gioia improvvisa. La vita parla continuamente. Ogni cosa può essere una soglia, ogni cosa può essere un invito. E forse il più grande atto magico dell'essere umano è proprio questo. Smettere di chiedere alla vita di essere diversa e imparare ad ascoltare ciò che sta cercando di diventare la vita attraverso di te. Questo è il patto con gli dèi. Accogliere il dono, onorare il dono, restituire il dono, perché ciò che riceviamo non arriva soltanto per noi, arriva attraverso di noi. E il nostro talento, la nostra voce, il nostro amore, la nostra creatività, la nostra presenza, tutto ciò che siamo è un'offerta. E quando finalmente comprendiamo questo, qualcosa dentro di noi, wow, si libera. La paura lascia spazio alla fiducia, il controllo lascia spazio alla cooperazione, la separazione lascia spazio alla relazione e torniamo a ricordare quello che gli antichi sapevano da sempre. Non siamo qui per dominare il mistero, siamo qui per incontrarlo, non siamo qui per subire il destino, siamo qui per danzare con il destino. Non siamo qui per cercare una risposta definitiva, siamo qui per diventare la domanda vivente, quella domanda che nessuno aveva mai fatto ai tarocchi, cioè come posso partecipare alla nascita della mia anima, del mio daimon? Ed è proprio lì, in quella domanda, che inizia la vera magia. Prima di concludere questo viaggio insieme, ti invito a fare un piccolo gesto. Niente di particolare, solo un momento di presenza. Chiudi gli occhi, porta una mano sul cuore e una sul ventre. Puoi mettere la mano sinistra sul cuore e la mano destra sul ventre. Respira, spontaneamente. Adesso dentro di te chiediti: quale dono la vita mi ha già affidato? Quale? Non cercare una risposta con la mente. Lascia che arrivi un'immagine, lascia che arrivi una parola, lascia che arrivi una sensazione, un ricordo, un incontro. Forse arriverà una persona, forse arriverà un talento. Forse arriverà una ferita che chiede finalmente di essere ascoltata. O forse un'emozione che hai cercato magari di allontanare e che invece desidera diventare tua alleata per realizzarti. Accogli quello che arriva, perché quello è il tuo simbolo, il tuo messaggero, il tuo incontro con il mistero. E adesso chiediti: come posso onorare questo dono? Non come posso possederlo, non come posso controllarlo, ma come posso servirlo? Come posso permettere a ciò che ho ricevuto di continuare il suo viaggio attraverso di me? Perché questo è il gesto antico dell'offerta. Questo è il ritorno del toro bianco, restituire alla vita ciò che la vita ci ha affidato.
non per perderlo, ma per trasformarlo. Adesso prendi un profondo respiro e riapri gli occhi. Da oggi, quando incontrerai un evento, una difficoltà, un'emozione o una coincidenza, allora fermati un istante. Invece di chiederti perché sta succedendo, di io ho fede in te. E poi chiediti quale Dio o quale Dea sta bussando alla mia porta, quale parte della mia anima sta cercando di nascere. Perché il destino non è una storia chiusa, è una conversazione e ogni giorno abbiamo la possibilità di rispondere. Questo è il cammino del co-creatore, non colui che comanda la vita, ma colui che cammina con la vita, non colui che cerca di evitare le soglie, ma colui che le attraversa, non colui che chiede soltanto cosa accadrà, ma è colui che osa chiedere chi sono chiamato a diventare, e da questa domanda inizia una nuova vita.